L'Italia è una regione dell'Europa che ha avuto tante storie da raccontarci. Guerre, creazione di stati religiosi, da grandi imperi a piccoli ducati. Oggi parlerò di quella che è stata una guerra mista dove l'Italia era il centro della questione. Le guerre d'Italia del XVI secolo, spesso indicate anche come Grandi Guerre d'Italia, furono una serie di conflitti, combattuti prevalentemente sul suolo italiano nella prima metà del secolo. Per la precisione, durarono dal 1494 al 1559, eventi come obiettivo finale la supremazia in Europa. Furono inizialmente scatenati da alcuni sovrani francesi, che inviarono nella penisola italiana le loro truppe, per far valere i loro diritti ereditari sul Regno di Napoli e poi sul Ducato di Milano. Da locali le guerre divennero in breve tempo di scala europea, coinvolgendo oltre alla Francia anche la maggior parte degli stati italiani, il Sacro Romano Impero, la Spagna, l'Inghilterra e l'Impero Ottomano. Nel 1492, con la morte di Lorenzo de' Medici, era crollata la Lega Italica, che aveva assicurato la pace nella penisola per 40 anni. Nel 1494 Carlo VIII di Francia calò in Italia andando ad occupare il Regno di Napoli, sulla base di una rivendicazione dinastica. Tuttavia venne costretto ad abbandonare i territori occupati dopo la formazione di una lega antifrancese, cui aderirono Venezia, Milano, il Papa, la Spagna, l'Inghilterra e Massimiliano d'Asburgo. L'esercito messo in campo dalla Lega non riuscì, nella battaglia di Fornovo, a sbarrare il passo alle forze di Carlo VIII nella loro risalita verso il Piemonte e la Francia. Carlo dunque lasciò l'Italia senza mantenere le conquiste territoriali, ma ciò fu solo l'inizio di una serie di guerre. L'Europa intera sapeva che l'Italia era una terra incredibilmente ricca e allo stesso tempo divisa in molteplici stati, difesi da abili condottieri e mercenari che erano disposti a combattere per il miglior offerente. Nel tentativo di evitare gli errori del suo predecessore, Luigi VII di Francia annetté il Ducato di Milano e firmò un accordo con Ferdinando d'Aragona, già governatore della Sicilia e della Sardegna, per condividere il regno di Napoli. Tuttavia Ferdinando abbandonò Luigi VII e espulse le truppe francesi dal Mezzogiorno in seguito alla battaglia di Cerignola e di Garigliano. Dopo una serie di alleanze e tradimenti, il Papa decise di schierarsi contro i francesi a Milano e sostenne Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero ed erede del territorio d'Aragona in Italia. Dopo le battaglie di Bicocca e Pavia, la Francia guidata dal re Francesco I perse il controllo di Milano a favore degli Asburgo. Tuttavia, le truppe protestanti tedesche ammutinatesi e Carlo V saccheggiarono Roma nel 1527. Questo evento rappresentò un punto di svolta nello sviluppo delle guerre europee di religione e indusse Carlo V a concentrarsi sull'affermarsi del protestantesimo nel Sacro Romano Impero. Il successore di Francesco I, Enrico II di Francia, approfittò della situazione e cercò di stabilire la supremazia in Italia, invadendo la Corsica e la Toscana. Tuttavia, la sua conquista della Corsica fu rovesciata dall'ammiraglio genovese Andrea Doria e le sue truppe in Toscana furono sconfitte nella battaglia di Scannagallo dai fiorentini e dall'esercito imperiale. Con l'abdicazione di Carlo V, Filippo II di Spagna ereditò Milano e il Mezzogiorno, mentre Ferdinando I d'Asburgo divenne imperatore. L'ultimo significativo scontro, la battaglia di San Quintino, 1557, fu vinto da Emanuele Filiberto di Savoia per le forze spagnole e imperiali. Ciò portò alla restaurazione in Piemonte, occupato dalla Francia precedentemente, in casa Savoia. Nel 1559 fu stipulata la pace di Cauteu-Cambresis. La pace nel 1559 portò a termine più di un sessantennio di guerre ininterrotte per il dominio sull'Italia e l'egemonia in Europa. Il 2 aprile fu firmato la pace tra i delegati di Elisabetta I di Inghilterra ed Enrico II di Francia. Il 3 aprile lo stesso fu fatto tra Enrico II di Francia e Filippo II di Spagna. L'imperatore Ferdinando I d'Asburgo approvò anche egli la pace, pur non firmando un trattato separato. La Francia perse la Savoia e il Piemonte, restituiti al duca Emanuele Filiberto, ma conservò il possesso del marchesato di Saluzzo. Inoltre ottenne di mantenere il possesso di Clais, che gli inglesi tenevano come avamposto in terra francese, sino ai tempi della guerra dei Cent'anni, e infine riuscì a conservare i vescovati di Metz, Toul e Verdun, importanti piazze forti
della Lorena. La Spagna rafforzò la sua presenza nella penisola e nelle isole, mantenendo 4 domini: Milano, Napoli, Sicilia e Sardegna. Appannaggio dalla corona di Napoli era anche il possesso di un piccolo territorio, ma di grande importanza strategica, quello dei presidi lungo la Toscana. Quanto a Ferdinando, egli ottenne che gran parte degli stati dell'Italia settentrionale venissero riconosciuti come feudi imperiali. Sempre nel 1559 Ferdinando istituirà una sequenza speciale del Consiglio Aulico, con il compito di far valere la giurisdizione imperiale su questi stati. La Spagna, in controllo del più grande di questi feudi, ovvero Milano, poteva esercitare pressione sugli altri stati italiani confinanti. Venezia, mantenendo un'indipendenza piuttosto ampia, anche se passata dagli Uscocchi ed incuneata tra l'Austria e la Lombardia spagnola, mentre i Savoia, Genova e il Papato mantennero un margine di iniziativa politica autonoma, alleandosi con gli Asburgo o con la Francia a seconda dei periodi. Con la pace di Cautet-Cambrésis si conclusero quindi le cosiddette guerre d'Italia e con questi accordi vennero regolati gli equilibri europei fino alla pace di Westfalia nel 1648, con gli Asburgo di Spagna ed Austria quali principali arbitri della politica continentale. La pace ha in particolare importanza nella storia d'Italia, poiché segna una vera conclusione di quei conflitti che in poco meno di 70 anni avevano frantumato l'antica politica dell'equilibrio e fatto diventare la penisola un campo di battaglia aperto alle potenze straniere. Al tempo stesso l'accordo rappresenta il definitivo consolidamento dei domini spagnoli in Italia. Gli stati del Mezzogiorno passeranno ad un ramo cadetto dei Borbone di Spagna dopo la guerra di successione austriaca del Settecento. Sempre a seguito delle guerre di successione, gli Asburgo, Lorena ed Austria otterranno un diretto controllo su Lombardia e Toscana. Si può quindi dire che l'assedio di Cautet-Cambrésis rimase quasi inalterato per oltre 150 anni, con alcune eccezioni come la guerra di successione di Mantova e di Monferrato. Prima di finire vorrei fare un piccolo accenno sulla Repubblica di Siena. La Repubblica di Siena fu smembrata con il Ducato di Firenze e il Vicereame di Napoli, sottoposto ovviamente alla Spagna, cui andò i cosiddetti Stato di Presidi, ricavato da alcune fortezze prevalentemente maremmane. E poi l'ultima cosa, ovvero il Ducato di Firenze, dopo la pace di Cautet, fu rinominato Granducato di Toscana, che arriverà fino al 1859 dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, è uno dei miei primi video che faccio e come avete visto abbiamo parlato di quando l'Italia era in mezzo a una guerra e niente. Spero che vi sia piaciuto, in caso fosse così vi chiedo di mettere un like, di iscrivervi e niente, di rimanere aggiornati sul mio canale. Qua trovate anche il link sotto per gli altri miei canali e niente, da Ottavia Legione è tutto.